Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro, ascendente Toro, anche Luna e Venere in Toro. Andiamo a vedere questo luglio 2026 con questo grandissimo portale enorme. Allora, ragazze e miei ragazzi, se avete già fatto il rituale del portale di luglio 2026, questo video sarà il suo proseguimento. Se non l'avete ancora fatto, vi consiglio di recuperarlo perché vi aiuterà a comprendere ancora più profondamente questa lettura. Il rituale non è obbligatorio, va bene? Però, siccome l'anima non registra concetti, registra movimenti, registra rituali, dalla candela alla visualizzazione, ai gesti, allora siccome noi non facciamo una tarologia a spicciola, ma facciamo una tarologia di cooperazione con gli eventi affinché tu non subisca il tuo destino, ma tu possa cooperare con esso e avere un effetto diverso del tuo destino, come vi ho spiegato nel video Destino e Libero Arbitrio, allora i rituali servono proprio a cooperare con gli dei. Va bene? A cooperare con gli dei e avere effetti realizzanti, non so se si può dire così, straordinari del tuo destino. Allora, iniziamo da gli oracoli e i tarocchi. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, bellezza, prosperità, visione e cooperazione. Andiamo a vedere l'energia generale del mese. 3 tarocchi più un oracolo. Cosa si muove nel tuo mese di luglio e quali energie potrebbero manifestarsi? Cavaliere di spade, determinazione, chiamate. 6 di spade. Qua, adesso ti dico, il diavolone ci abbiamo, ottenimento, vediamo, ottenimento, però c'è un però. Però dobbiamo vedere le paure e le resistenze legate a questa cosa che ottieni o che vuoi ottenere. Vediamo l'energia generale del mese ancora, cosa si muove nel tuo mese di luglio. Wow! La Vergine Maria, non è la Vergine, è un segno di purezza, mantenimento della purezza simbolica di cuore e spirito. Questo è un mese di liberazione. Cioè, la cosa che mi arriva immediatamente è questa: luglio non ti chiede di resistere, ti chiede di liberarti da ciò che ha già esaurito il suo potere su di te. Perché ti dico questo? Perché abbiamo Cavaliere di Spade, 6 di Spade, il Diavolo e poi la carta della Vergine, un po' in dissonanza, il Diavolo e la Vergine, cioè. Allora, luglio è il mese in cui tu interrompi una vecchia dipendenza. Mi stava un po' preoccupando questa carta, ma con la Vergine tu la interrompi una vecchia dipendenza energetica da qualcuno, da qualcosa. Allora, il Cavaliere di Spade mi parla che in questo mese ci saranno delle decisioni, porterà chiarezza. E qua vedo la sensazione di non poter più rimandare qualche cosa. Come se una parte di te dicesse: è arrivato il momento di agire. E il 6 di spade è l'attraversamento della grande soglia o di una soglia, un passaggio, l'allontanamento da ciò che non ti appartiene più. E questo è il 6 di spade. Proprio un passaggio. Come se luglio ti invita proprio a lasciare una riva che già conosci per dirigerti verso una nuova terra interiore. E poi il diavolone: io ottengo quello che voglio, ma non è solo questo, è una rivelazione. Allora, mentre tu ottieni quello che vuoi o vuoi ottenere quello che vuoi, appunto, il diavolo ti metterà in luce quello che ti tiene ancora legato per dissolverlo. Eccolo, per dissolverlo, che sono delle vecchie abitudini o delle paure o delle dinamiche ripetitive, o dei pensieri ossessivi, o degli attaccamenti, anche il bisogno di controllare tutto, Perché luglio è come se ti dicesse: guarda quello che ti trattiene, perché non lo devi più portare con te.
devi mantenere la purezza simbolica di cuore e spirito. Cioè luglio ti chiede una grande semplicità, di tornare all'essenziale, di proteggere. Qua c'è una ragazza che stringe, no? Come se facesse il triplice mudra, di abbracciare la tua essenzialità, di non permettere più alle energie esterne di prenderti, che non allora, non esiste qualcosa che può nuocerti esternamente, esiste la tua idea stessa che qualcosa possa nuocerti. Quindi è come se eliminassi l'idea stessa che qualcosa possa nuocerti e ti liberi anche delle circostanze esterne che ti possono nuocere. Non so se mi spiego. La purezza non è perfezione, è presenza a ciò che sei, è la bellezza di ciò che esiste in te, e scegliere ciò che tu sceglierai, quello che nutre la tua anima, lascerai andare ciò che invece appesantisce la tua anima. Alcuni di voi stanno continuando a trattenere, a controllare, pur sapendo che quella cosa non ti appartiene più, quel trattenere. Cioè, luglio non ti chiede di diventare una persona diversa, ti chiede di alleggerirti. Cioè, la tua libertà a luglio non nasce da una battaglia, nasce dal coraggio di lasciare andare ciò che non ti serve più. Luglio non ti chiede di andare più veloce, ti chiede di smettere di trascinarti qua, un passato che ha già terminato il suo compito. E vediamo in questa Vergine dell'essenza cosa vuole nascere. Adesso usciamo proprio dalla previsione predittiva ed entriamo nella cooperazione, il tema evolutivo del mese. Cosa desidera nascere attraverso di te questo mese? Quale potenziale sta cercando di emergere? Mettiamo 2 tarocchi e un oracolo. Smettila nel guardare le cose, gli stati social, o nel guardare le situazioni su internet, o nel guardare... cioè l'assenza di paura. Il potenziale è l'assenza di paura, che ha a che fare con il controllare i social, controllare le cose su internet, controllare le situazioni, e apriti al nuovo col paggio di bastoni. C'è un'idea nuova, o qualcuno ti dà un'idea nuova, o un'idea creativa, o una leggerezza. Il paggio di bastoni è proprio la creatività, la leggerezza, che può emergere solo abbandonando le vecchie paure. Quindi cosa desidera nascere attraverso di te questo mese? Qua ci sono dei compagni di viaggio interessantissimi per te, eh? Non sei sola, non sei solo, lealtà, tenacia e carenza di egoismo. Ci saranno delle persone che veramente ti vogliono bene, ma tanto tanto, che magari ti propongono anche uno spostamento, un viaggio. Allora, questo è il mese dove passi dall'isolamento alla connessione. Non porti tutto da sola, non porti tutto da solo, non sei sola, non sei solo. Allora, cosa desidera nascere attraverso di te in questo mese? Quale potenziale sta cercando di emergere? Queste carte mi stanno dicendo che luglio è il mese in cui tu impari a condividere il peso che hai sempre portato da sola o da solo. Cioè, il 9 di spade parla delle preoccupazioni, no? Di quei pensieri che occupano la mente, di quelle paure che a volte diventano più grandi di una realtà che non esiste. Quindi potresti attraversare dei momenti in cui senti il bisogno di avere tutto sotto controllo, però luglio ti dice non devi risolvere tutto da sola o da solo, perché il paggio di bastoni è una carta meravigliosa, porta nuova energia, porta entusiasmo, porta un inizio, porta una scintilla. È come se una parte di te fosse pronta a tornare a credere nel futuro. E poi la compagniera è bellissimo, perché permettiti di essere accompagnata o accompagnato. Il potenziale che desidera nascere attraverso di te è proprio questo: permettiti di essere accompagnata o accompagnato. Perché a volte per te magari la forza diventa solitudine, invece luglio ti dice la vera forza non è fare tutto da sola o da solo, è sapere quando aprire il cuore e lasciare entrare gli altri. Questa carta mi parla di relazioni sane che tu hai a luglio, di coltivare, di alleanze, di amicizie, di persone che ti sostengono davvero, di persone con cui puoi costruire qualcosa senza dover dimostrare nulla, che ti accettano così come sei, ti condividono.
Cioè, l'amante mistico spesso si manifesta proprio attraverso quelle persone, quegli esseri umani che incontriamo, attraverso chi arriva a ricordarci che la vita non è una prova da superare in solitudine. Quindi il potenziale che desidera emergere in te è questo: chiedere aiuto quando ne hai bisogno, condividere le tue emozioni con qualcuno, lasciarti sostenere, perché le persone che ti vogliono veramente bene ci sono. Fidati di queste persone sincere, crea alleanze invece di difese. Non devi considerare la tua vulnerabilità una debolezza, ma devi viverla come una forma di fiducia, mi spiego? Quindi Luglio non ti chiede di essere invincibile, ti chiede di essere autentica, autentico, cioè la tua evoluzione in questo mese non passa dal fare tutto da sola o da solo, ma dal permettere all'amore, alla vita, alla lealtà e alla condivisione vera di entrare nella tua vita. Cioè anche chi è forte ha diritto di essere abbracciato, abbracciata, mi spiego, è bellissimo. E vediamo nel lavoro, nel denaro, nella missione, andiamo a vedere cosa potrebbe muoversi concretamente nel lavoro e nel denaro e come collaborare con queste energie affinché sostengano la tua missione. Ricordiamo che il lavoro non è solo quello stipendiato, ma è dove tu metti energia quotidiana, no? Che ha a che fare con la tua missione. Mettiamo 3 tarocchi e un oracolo. 7 i denari, regina di spade, wow, 8 di denari. Fammi mettere un'altra carta oracolo e poi ti dico. Lavoro, denaro, missione. Meraviglioso. La tua autenticità attrae, quello che sei attrae, non quello che vuoi far vedere, no? È quello che sei nell'essenza. Essere autentico attrae le persone adeguate e allontana quelle non adeguate. Quando ti mantieni fedele a te stesso, filtri in maniera naturale quelle persone che non sono in sintonia con il tuo cammino. Allora, le energie di luglio non ti stanno chiedendo di piacere a tutti, non devi piacere a tutti, ti chiede di essere autentico, autentica, perché questo ti permette di attirare quello che davvero è destinato a te. Allora, questo è il mese in cui smetti di adattarti a contesti che non ti rappresentano più. E il 7 denari mi parla dei semi che tu hai già piantato, di risultati che stanno maturando, come se luglio ti dicesse: ciò che hai costruito sta già lavorando per te, anche se non lo vedi completamente. E la regina di spade è una carta pazzesca perché porta lucidità in questo, la capacità di dire dei no e dei no e dei sì molto sani. Come se l'amante mistico ti stesse dicendo: non devi più trattenere ciò che non è in sintonia con il tuo cammino. E l'otto di denari è una carta bellissima perché mi parla di costanza, di maestria, del tuo talento che vuole essere affinato, valorizzato. Perché luglio è come se dicesse: il tuo lavoro non deve essere perfetto, deve essere vero. Perché quando sei autentica, autentico, poi le persone non perdi le persone giuste, ma le riconosci. Ripeto, quando sei autentica, autentico, non perdi le persone giuste, le riconosci. E questo vale sia per il lavoro che per i collaboratori, per i clienti, per i progetti e anche per le opportunità economiche. Perché spesso abbiamo paura che mostrando veramente chi siamo davvero qualcosa possa allontanarsi. Ma no, luglio ti dice che quello che se ne va non era destinato a sostenere la tua missione. Perché la missione non consiste nel convincere il mondo. Consiste nel diventare così allineata alla tua verità da permettere all'amante mistico spirito guida di raggiungerti attraverso le persone, le occasioni, le sincronicità giuste. Allora luglio ti chiederà di valorizzare un tuo talento che hai, di dare continuità a un progetto che hai già avviato, di selezionare meglio le collaborazioni,
di mettere dei confini sani, di smettere di adattarti per essere accettata o accettato. Perché qua c'è un ambito della tua vita, della tua missione, in cui magari stai cercando ancora approvazione invece di esprimere la tua verità. Allora, luglio non mi sembra che ti chieda di diventare più produttiva o più produttivo, ti chiede di diventare più autentica o autentico, perché questa è la forza più grande. La tua autenticità non allontanerà le opportunità, ma le selezionerà, quelle giuste per te. Devi smettere di occupare dei posti che non appartengono più alla tua anima. Questo è. Hai già seminato bene su questo, ok? Andiamo a vedere qual è l'ombra del mese. Mettiamo una carta di tarocchi e una carta oracolo. Quale emozione sta cercando di raggiungerti? Qual è la forza con cui allearti a luglio? Il 6 di denari. Allora, devi smettere di compiacere tutti. Devi smettere di compiacere. Va bene? Devi smettere di compiacere. È là che arriva il giusto equilibrio tra il dare e l'avere. Secondo i tuoi sforzi, secondo le tue energie. Fammi vedere a che carta corrisponde il 6 di denari, a quale regno. A quale regno corrisponde il 6 di denari? È il regno delle ombre, però tu ci sei già arrivata o arrivato a questo. Quale? Ecco, è uscita da sola la carta delle ombre, vediamo. La resa, cioè non ci posso credere, è uscita parecchi segni questa carta. Significa che il mese di luglio è proprio necessario che noi ci affidiamo agli eventi. La resa attiva, cioè l'universo è abbondante, non temere e non lottare. Cioè, fino a questo momento le carte stavano dicendo tutte la stessa cosa. Cioè, smetti di trattenere, smetti di lottare, smetti di fare tutto da sola o da solo. Luglio non ti chiede di meritarti l'abbondanza, ti chiede di permetterti di riceverla. 6 di denari, ricezione. Cioè, l'ombra di luglio credo che sia la convinzione di dover sempre guadagnarti tutto. Guadagnarti il rispetto, guadagnarti il denaro, guadagnarti la fiducia. È come se una parte di te fosse abituata a pensare devo fare di più, devo meritarmelo, devo dimostrare il mio valore, non posso abbassare la guardia. E forse questa è proprio una stanchezza che ti porti da tempo, no? Il segretario è una carta stupenda, mi parla dello scambio, dell'equilibrio, del dare e del ricevere, però quando appare come ombra è come se ti stesse dicendo di osservare una cosa. Sto ricevendo con la stessa facilità con cui dono? Perché? Perché a volte siamo bravissimi a dare, a sostenere, ad aiutare, a esserci per tutti, ma quando arriva il momento di ricevere ci irrigidiamo. Allora Luglio ti sta dicendo non devi conquistare l'abbondanza, devi permettere all'abbondanza di raggiungerti. E la resa dice smetti di vivere in uno stato di allerta permanente, 9 di spade. E devi dire alla vita mi fido, posso smettere di lottare contro ciò che desidera arrivarmi, perché eccolo, desidera arrivarti già, la moneta, no? Smetti di lottare. L'abbondanza è una dea, non si rincorre, si accoglie, si onora, si lascia entrare, quindi cioè ciò che ti appartiene non ha bisogno di essere strappato alla vita, ha bisogno di essere ricevuto con fiducia. Luglio non ti sta chiedendo di diventare più forte, ti sta chiedendo di ricordarti che l'universo non è un luogo contro cui combattere, ma proprio l'universo ti vuole sostenere, questo mi stanno dicendo, capito? Vediamo qual è il messaggio dell'amante mistico con l'oracolo dello sciamano. Abbi fede e basta. Il cuore del cielo, tutto è possibile. Abbi fede e basta.
permetti all'universo di darti ciò che meriti. Basta. L'amante mistico ti sta dicendo, ti sto portando quello che meriti, ma anche te lo sto portando da tanto tempo, ma guardalo, allenta sto controllo, non devi dimostrare niente a nessuno, esprimi questo tuo valore, fai questo passaggio. Vediamo con quale aspetto questa realizzazione con gli oracoli dell'Antonello. Il cammino è già segnato per te, quindi vivitelo come un Dio, cammino. Il cammino è già segnato per te, è inutile che dimostri, no, calmati e ricevi, basta. Devi ricevere, devi permetterti di ricevere qua. Qual è la Allora, io non so se stai facendo la pratica dei 21 giorni insieme a me che trovi qua sotto all'info box, oppure il viaggio erotico negli arcani, che è un corso gratuito che trovi sul canale. Oppure se vuoi realizzare un obiettivo specifico, visto che qua sei nella maestria, ti consiglio, lo trovi sotto, le masterclass, il viaggio dell'eroe realizza un obiettivo a mezzo dell'estasi sciamanica, che trovi qua sotto. E quelle sono delle masterclass bomba, dove ricevi un'iniziazione, dove vieni proprio preparata o preparato per ricevere, no? Ma anche se fai gli altri cammini che ho messo qui sul canale, o un cammino spirituale che abbia l'esperienza vera, insomma, perché è necessario fare dei gesti, dei rituali per suggellare questo grande potenziale. Questa è la lettura attiva. Andiamo a vedere adesso la disposizione interiore da mantenere affinché luglio possa fare entrare tutto questo in te. Devi prendere le decisioni, devi prendere questa decisione, dentro o fuori, o sì, devi prendere la decisione che abbiamo detto. Scelgo l'energia positiva, la luce e la calma, scelgo la felicità indipendentemente da quello che sto sperimentando, supero la paura e informo agli dei dei miei pensieri. Offri tutti i tuoi pensieri ossessivi, offri tutto agli dei, offri tutto agli dei. Non so se hai visto il video, il podcast Abbondanza Proibita, te lo consiglio fortemente quel podcast. Se stai facendo la pratica dei 21 giorni già lo conosci bene. Però la disposizione interiore è quella di superare la paura a mezzo dell'estasi sciamanica, che è il viaggio che facciamo nella nostra scuola, nel nostro canale, no? Sì. Prendi queste decisioni, prendi questa decisione di darti alla vita e vedrai come tutto questo si realizza. Ok? Vediamo l'amore. Andiamo a vedere l'amore, cosa ci raccontano nell'amore. Cosa potrebbe manifestarsi nell'amore e quale relazione desidera evolvere attraverso di te? Toro, luglio 2026. Cosa potrebbe manifestarsi nell'amore e quale relazione desidera evolvere attraverso di te? Dieci di bastoni. Wow, asso di denari. Uff. La caccia selvaggia e la torre. Aspetta, fammi mettere l'oracolo perché qua ne vedremo delle belle. Allora, cosa potrebbe manifestarsi nell'amore? Dolore emotivo, ferita da umiliazione. Allora, tu lo sai che questa lettura non è una lettura di sofferenza, no? Perché c'è l'asso di denari. Allora, questa è una lettura che annuncia una liberazione da una sofferenza antica, 10 di bastoni, che ti stai portando addosso da tanto tempo. Allora luglio ti sta chiedendo di guarire il modo in cui hai imparato ad amare. È il mese in cui tu smetti di portare sulle spalle dei pesi che non appartengono più al tuo cuore.
perché il 10 di bastoni mi parla di stanchezza emotiva, di relazioni che forse hai sostenuto tutto da solo, tutta da sola, di responsabilità che ti sei assunto per troppo tempo, come se una parte di te avesse imparato che per essere amato, bisogna faticare. Questo 6 di denari in ombra, no? Però luglio ti dice che l'amore non è un peso da trasportare, è uno spazio da condividere. E questo asso di denari è stupendo perché mi parla di un nuovo inizio. Mi porta concretezza, porta stabilità e infatti per alcuni di voi potrebbe rappresentare un nuovo incontro. Oppure per altri di voi una nuova modalità di vivere una relazione, se ce l'hai già esistente, come se l'amore volesse finalmente mettere radici. E poi la torrona, che assolutamente non è una distruzione, no? Che c'è l'asso dei denari. Allora, è una liberazione, perché la torre fa crollare le illusioni, fa crollare le vecchie convinzioni, fa crollare tutto ciò che non è più autentico. E questo è il cuore, queste due sono il cuore della lettura, perché forse una parte del tuo cuore porta ancora una memoria antica, la paura di non essere abbastanza, la paura di essere rifiutato, la paura di essere giudicata o giudicato, la paura di dover dimostrare il proprio valore per essere amato. Però luglio ti dice una cosa, non devi più pagare il prezzo di vecchie ferite. La ferita non è un nemico, è una dea antica che ti sta chiedendo di essere ascoltata, non di essere combattuta. E allora l'amore che desidera evolvere attraverso di te in questo mese è un amore più leggero, è un amore più autentico, è un amore più reciproco, è un amore più concreto, meno basato sul sacrificio. E quindi io qua vedo che la persona con la quale entrerai in relazione o che si potrebbe manifestare, io la vedo una persona molto stabile, molto presente, molto affidabile, molto concreta, desiderosa di costruire. Ma il vero protagonista non è l'altro, è il tuo cuore, perché devi smettere di associare l'amore alla fatica. Cioè, che cosa accadrebbe se iniziassi a credere che l'amore possa essere semplice? Perché a luglio tu demolisci le vecchie fondamenta che ti hanno fatto credere di doverti guadagnare l'amore. Questa è una differenza enorme, cioè l'amore che ti appartiene non ti umilierà mai, ma ti farà sentire a casa. Quindi luglio non fa crollare il tuo cuore, sta facendo crollare tutto ciò che gli impediva di essere finalmente libero di amare. Mamma che lettura, wow! E vediamo con i miei potenti oracoli lui-lei cosa ti dice questa persona, cosa muove i suoi passi. I miei oracoli li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Sono insicuro, la mia è solo apparenza. Potresti percepire una persona che è sicura di sé, che non ha bisogno di nessuno, o semplicemente una persona molto sicura di sé. Ma è solo apparenza, perché anche questa persona specchia la stessa ferita antica che hai tu, Quindi mi stanno descrivendo un po' come potresti percepire questa persona. Molto gelosa di te, tu sei mia o tu sei mio. Fa vedere che non è così, ma è così. E poi solo tu mi fai sentire così. Cioè solo tu fai sentire questa persona radicata in sé e con la capacità di poter distruggere anche tutte le illusioni che quell'altra persona si porta addosso. Scendiamo ancora in profondità. Questa persona nei tuoi confronti, ancora più in profondità. Quest'asso di denari. Non ci credo, guarda. Ti sposerò perché?
Allora qua c'è un amore che veramente è un amore che veramente si può concretizzare in una grande realizzazione. Una grande realizzazione. E questa grande realizzazione arriva con più leggerezza, più reciprocità, più concretezza, senza dispersione, meno basato sul sacrificio, c'è proprio vera condivisione qua. È un mese stupendo, iniziatico. Ragazze e miei ragazzi, più fate le pratiche, più questo potenziale potrete realizzarlo e non subirlo. Mi spiego? Quindi, detto questo, io ti abbraccio fortissimo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!